C'è da chiedersi perché esistono persone che vivono la solitudine come un terribile pozzo nero e altre che la considerano addirittura un dono, la programmano, la organizzano, ritagliandosi spazi dedicati e riuscendo ad assaporarne i tratti, che per altri appunto sono dolorosi. Nella nostra società si sta facendo largo un senso di solitudine molto acuto, che tocca persone di ogni età e di ogni estrazione sociale, e sembra che gli italiani in particolare ne stiano soffrendo in maniera critica rispetto ad altri paesi europei, da ancor prima della pandemia da Covid-19. La prima considerazione che mi viene da fare, seppure possa sembrare banale a un primo ascolto, riguarda la predisposizione che ognuno di noi ha a essere estroverso o introverso, tema a cui ho già dedicato una puntata che trovi nel mio archivio e che si intitolava La bellezza degli introversi. Come spiegai in quel video, aiutato dal libro Quiet di Susan Cain, le persone estroverse, sin da neonate, sono in grado di gestire una grande quantità di stimoli ambientali senza particolari attivazioni emotive, mentre quelle introverse, già da neonate, presentano una certa agitazione in presenza degli stessi stimoli. In psicologia si chiama arousal la condizione temporanea del sistema nervoso in risposta agli stimoli significativi che provengono dall'ambiente, oppure dai propri pensieri, e può avere vari livelli di intensità a seconda appunto della predisposizione, ma anche del contesto, del momento e della qualità dello stimolo stesso. Chi tende a vivere arousal intensi anche di fronte a stimoli poco consistenti, gestiti senza problemi da chi sperimenta stati di attivazione generalmente bassi, di solito porta con sé i tratti dell'introversione. È una persona che ha bisogno di spazi intimi, di momenti di solitudine per ricaricarsi e non ha un costante bisogno di stimoli, anzi, solitamente è più propenso a evitarli. Per questo, tornando al tema della puntata, in linea generale sembra che un introverso riesca meglio a gestire la sua solitudine rispetto a un soggetto estroverso, che al contrario ha un costante bisogno di attivazioni emotive e quindi anche di relazioni con gli altri. La solitudine, quando viene vissuta in modo negativo, porta con sé diversi stati d'animo, come la sensazione di non essere capiti dagli altri, il sentirsi diversi, e può sfociare in un ritiro sociale, dando vita a un paradosso. Sto solo perché gli altri non mi capiscono e mi sento diverso, oppure gli altri non mi capiscono perché tendo a stare da solo. Gli altri, infatti, nel momento in cui evito di aprirmi, di condividere momenti insieme a loro, possono semplicemente rispettare questa mia tendenza, convocandomi di meno, ma possono anche provare un certo senso di distacco nei miei confronti, confermando la mia profezia di non essere capito o di essere diverso. Alcuni, come una donna che sto seguendo in coaching, si crogiolano dicendomi che vengono evitati dagli amici perché sono scomodi, ovvero dicono quello che pensano in maniera troppo diretta, senza filtri, e spesso provocano reazioni di evitamento nei loro confronti, per poi dire a se stessi sono fatto così, salvo lamentarsi perché nessuno li cerca. Ancora una volta è bene ricordare che i nostri atteggiamenti sono causativi, ovvero causano reazioni negli altri, e la formula sono fatto così è solo un alibi infantile per legittimarsi e non cambiare una virgola, continuando però a lamentarsi, a sentirsi vittime della malafede degli altri. A volte la solitudine è una conseguenza dell'ansia sociale, che è un disturbo psicologico per il quale è meglio rivolgersi il prima possibile a uno psicoterapeuta, non a un coach come me. Per certi giovani la solitudine è una dimensione tragica che può sfociare in fenomeni sempre più frequenti, come quello definito hikikomori, ormai considerato una sindrome, che spinge il giovane a isolarsi completamente nella sua stanza e a vivere relazioni virtuali su internet o tramite videogiochi, poiché l'assenza fisica dell'interlocutore rende le relazioni più gestibili. Quando la solitudine viene vissuta come una condanna, è dimostrato che si verificano effetti negativi anche sull'organismo, che si evidenziano in difese immunitarie più basse, maggiori rischi cardiovascolari, pressione sanguigna più alta e altri fattori fisiologici che influiscono pesantemente sul rischio di mortalità.
Per capire come questo sia possibile, ci basta pensare che l'essere umano ha potuto evolversi fino ai nostri giorni proprio per la sua predisposizione a vivere in gruppo e che nell'antica Grecia una delle condanne più temute dal cittadino era quella dell'ostracismo, che prevedeva l'allontanamento dalla città con il conseguente rischio di non esserne più protetti. Quando la solitudine non è desiderata né vissuta dal soggetto come una dimensione piacevole, accende antiche risposte nel cervello che provengono dalle stesse regioni preposte al dolore fisico, portando il soggetto stesso a stati mentali per cui sperimenta un dolore psichico di varia intensità, a seconda di come riesce a reagire. Per uscire dalla solitudine lancinante, la prima cosa che si dovrebbe capire è che siamo noi a dover andare verso qualcosa e che se ci aspettiamo che debbano essere gli altri a venire verso di noi, ci condanniamo a un esilio massacrante. Se rimaniamo nell'idea che siamo diversi dagli altri, inoltre, sarebbe sano intravedere in questa sensazione il pregiudizio che porta a pensare di essere migliori degli altri. Non se ne esce in alcun modo. È sempre possibile incontrare persone che hanno un'affinità elettiva con noi, basta che ci mettiamo a cercarle, abbandonando la presunzione che nessuno possa capirci, perché non siamo la stella di Rosetta. Chiuderci all'interno di quattro mura ed evitare momenti di condivisione con gli altri è sempre una scelta, non è mai un obbligo, tranne per i carcerati. Quindi, prima regola, rimettersi in piazza, dapprima da soli, se proprio non abbiamo uno straccio di anima con cui uscire, e vivere in mezzo agli altri il più possibile. Ascolto spesso, in questo mese di agosto, che vede le città un po' spopolate, parecchi clienti in solitudine lamentarsi del fatto che la città è morta, quando non è assolutamente vero, basta informarsi. Le città in estate non sono più deserte come negli anni 70 e 80 del secolo scorso, quando la vita si fermava e tutte le seracinesche si abbassavano. Ci sono un sacco di eventi, di occasioni, di locali aperti, di mostre, di musei senza resse e senza code, di cinema all'aperto, di sale da ballo, in cui ognuno di noi con un po' d'amor proprio può recarsi anche da solo. Ma qual è il punto? Che chi ama lamentarsi per la sua solitudine preferisce continuare a lamentarsi e non agire. Non vedere che la porta della cella ha una serratura di cui è lui stesso ad avere la chiave. È più facile continuare a piangersi addosso e rifiutare le occasioni per potersi crogiolare nel piangersi addosso. È il fatidico vantaggio secondario, cui ci aggrappiamo con i denti senza renderci conto che dipende da noi, non dagli altri, vivere una vita degna di essere vissuta. Ho conosciuto persone anche di una certa età, annientate dall'abbandono o dalla morte di un partner con cui avevano condiviso una vita. Rinascere letteralmente, con un certo sforzo, iscrivendosi a corsi di ballo, di teatro o partecipando a serate di speed date per incontrare gente nuova, con umiltà, non con l'arroganza implicita nel sentirsi diversi, che ci porta a escluderci dal mondo e a sentirci non capiti. La cosa più semplice è capire che gli amici possiamo sceglierli e che questo è ben diverso dallo scegliere che nessuno è degno di capirci. L'antidoto alla solitudine è stare con gli altri, ma se mi sento solo continuando a crogiolarmi nel mio essere diverso, non incontrerò mai nessuno e rimarrò solo. A volte il banale e l'ovvio portano con sé un bagliore accecante che ci impedisce di vederli. Il mantra da dire a noi stessi quando soffriamo la solitudine dovrebbe essere: muovi questo benedetto culo, sempre che abbiamo ancora la fortuna di avere due gambe, magari un mezzo di trasporto o i soldi per il trasporto pubblico. Esistono le biblioteche, i gruppi di lettura, i corsi di cucina, di ballo, di pittura, di yoga. Ci si deve solo prendere la briga di cercare le occasioni che più sono consone al nostro carattere. Conosco bene certe situazioni in cui, anche con la migliore volontà, a causa di impedimenti fisici o di malattie, alcune persone non possono muoversi e si trovano a dipendere dagli altri, ma in questi casi esistono dei meravigliosi amici di carta che si chiamano libri, oppure i podcast e perché no i corsi online in cui si creano spesso amicizie di spessore con persone che hanno gli stessi interessi. Lo scrittore portoghese José Saramago ha definito la solitudine cogliendone in poche parole la vera essenza, in questo modo. La solitudine non è vivere da soli, ma è il non essere capaci di fare compagnia a qualcuno o a qualcosa che sta dentro di noi.
Su questo spunto, per chi ha la fortuna della mobilità, concludo con un suggerimento che, guarda caso, è un libro. Si intitola La deriva ed è stato scritto dallo psicoterapeuta Paolo Maria Clemente. Si beve in poche ore e rende accessibile la teoria di Guy Debord, che consiste in un gioco magico: passeggiare guidati dalle coincidenze. Si può fare da soli, in coppia e in gruppo, e per me è uno dei giochi più belli. Buon cammino.